Cosa infiltriamo allora dunque ai nostri pazienti per poter indurre un fenomeno di rilasciamento immediato, abbondante dei fattori di accrescimento cellulare dalle loro stesse cellule infiammatorie? Semplice, del salicilato di sodio, da sempre adoperato, parlo da oltre 100 anni, come una delle prime soluzioni sclerosanti. Se fortemente diluito non ha alcun effetto sclerosante, ma un effetto di stimolo nel bloccare un enzima chiamato COX-2 o cicloossigenasi 2, che è un enzima attivo nel moltiplicare di milioni di volte il lavoro delle nostre stesse cellule infiammatorie, che abbondantemente infiltrano il preziosissimo organo endoteliale di queste grandi varici anorettali enormi, dilatate, sofferenti e che hanno perso ogni funzione. Unitamente al salicilato di sodio, un pochino di lidocaina, che è un pizzico di anestesia, un po' come quella che si fa dal dentista, perché la soluzione di salicilato di sodio è una soluzione che altrimenti verrebbe percepita, e quindi non vogliamo far sentire nulla ai nostri pazienti, e il tutto viene diluito secondo le necessità del paziente, del suo peso corporeo, con della soluzione fisiologica sterile. Questi sono i 3 ingredienti base per poter indurre a livello vascolare un fenomeno di rigenerazione del loro apparato venoso nella pelve. Va da sé che le emorroidi non saranno altro che le varici più facili da incannulare, più esposte nei punti non algogeni, assolutamente indolore, per poter arrivare con una soluzione idonea, opportunamente diluita, altamente diluita, fin alle grandi varici della pelvi maschile e femminile. Le complicazioni non esistono, in quanto la terapia è finalizzata alla guarigione dei tessuti e alla liberazione immediata dei numerosissimi fattori di accrescimento cellulare. Quindi non è una terapia sclerosante, che è una terapia aggressiva, non è una terapia che ha altre finalità che non siano quelle di far guarire i nostri tessuti. La soluzione viene eliminata senza alcun problema dopo circa 2 ore attraverso l'apparato emuntorio renale. Non ha possibilità di entrare in nessun organo perché è una soluzione salina di salicilato di sodio. Il comune sale presente anche nell'aspirina, ma non è aspirina, è il sale che noi utilizziamo per poter inibire direttamente, senza biodisponibilità in altri apparati e quindi soltanto con un lavoro locale, l'enzima che sostiene i fenomeni infiammatori. Le cellule infiammatorie, che rimarranno sempre lì, si metteranno allora, una volta bloccato il loro lavoro, a fare un altro lavoro infiammatorio molto più interessante, non percepito, e liberando numerosissimi fattori di accrescimento cellulare. Sono queste le proteine, insieme alle cotrieni e ad altre blande proteine che non causano alcun tipo di problema, i protagonisti principali del nostro processo di guarigione, e avvieremo il paziente alla guarigione in continuità, guarigione che verrà ripetuta con degli stimoli avvicinati tra loro circa mediamente 3, massimo 4 settimane l'uno dall'altro, a seconda dell'età biologica del nostro paziente e del danno e della restrizione del danno, per portare in un continuum terapeutico, stimolo dopo stimolo, i tessuti alla perfezione, alla stabilità negli anni che verranno e al loro recupero, cosa molto importante, funzionale, perché queste vene devono vivere biologicamente con il nostro paziente, ma devono anche tornare, essendo il danno reversibile, a produrre ossido nitrico e a produrre quei circa 30 mediatori che hanno un ruolo endocrino, che hanno un ruolo autocrino, che hanno un ruolo paracrino, che vuol dire che sono mediatori importantissimi non solo sotto il profilo endocrinologico per il nostro paziente, ma anche per il benessere e il perfetto funzionamento di alcuni apparati
molto sofisticati, preziosi di quella regione uroandrologica, uroginecologica, oltre che anorettale. Ci tengo a sottolineare che tra i pazienti ci sono, proprio per questa ragione, per l'innocuità farmacologica, pazienti che hanno oltre i 90 anni, pazienti che fanno dialisi, pazienti che vengono avviati a me perché in terapia anticoagulante severa, pazienti che mi vengono a cui vengo consigliato proprio perché sono pazienti che sono portatori di numerosi stent, di numerose cardiopatie, di patologie gravi, serie e molto molto severe. La bonarietà della soluzione e dell'obiettivo terapeutico teso soltanto a far liberare le proteine che mediano la riparazione di un danno tessutale, la guarigione, è tale da poter far accostare ambulatorialmente e con serenità reale qualsiasi paziente. Una passeggiata